Amici, se vi dicessi che ho comprato uno zaino Manfrotto a 100 euro, voi mi chiedereste? Beh, no, però io l'ho fatto. Amici, oggi parliamo di zaini, soprattutto di questo zaino qua, perché lo zaino è quella cosa che molto spesso compriamo ma prendiamo di bassa qualità, o comunque il primo zaino che si compra non va mai bene, è sempre un problema, però ci dimentichiamo che ci dobbiamo mettere dentro la nostra attrezzatura, quindi se prende una botta, se si bagna, se c'è qualcosa che non va, la nostra attrezzatura che c'è dentro ne va di conseguenza. Quindi prima vi racconto il mio percorso che mi ha portato a prendere lui e poi vi parlo di lui perché è uno zaino Manfrotto, mi è costato 100 euro, ha la qualità di un Manfrotto, è spettacolare e dopo infatti vi faccio una mini recensione al volo, però prima facciamo la parte di perché ho preso uno zaino. Ma prima ancora di cominciare sul perché ho preso uno zaino vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare un mi piace perché così supportiamo tutta la baracca. Oggi sono a Bolzano a girare questo video, non sono in studio perché ho avuto un problema a livello organizzativo, pensavo di tornare, pensavo di fare delle altre cose che invece non ho fatto e quindi mi sono ridotto un po' così, però il video esce sempre, come sapete. Allora, in principio io giravo con la mia attrezzatura dentro a questo, cioè in principio fino a un mese fa. Dentro a questo coso qua, ci stava dentro la macchina fotografica, quando avevo la Sony A6000 che era piccolina, ci stava la macchina fotografica al 50 mm e il 18-105 f4G di Sony, ci stava tutto qua dentro e va bene, ok, cioè nel senso era comoda perché a volte la portavo a tracolla, a volte la lanciavo in uno zaino ed era comoda. Poi ci ho attaccato i cosini qua della PGI, che quindi sono la stessa tracolla che uso per la macchina fotografica, quindi praticamente avevo una tracolla per portare in giro questa, la macchina fotografica è una figata, poi è fatta bene dalla GoPro, comunque impermeabile, c'ha i suoi anni, però è fatta bene, cioè non mi ha mai dato nessun tipo di problema. Più che altro che mi sono reso conto, passando a full frame, che ci stava dentro la Sony e il 2470, ci stavano dentro bene, senza troppi problemi. Il problema però è che giravo praticamente con lo zaino della Eastpak marcio con dentro sta cosa da cui tiravo fuori la macchina fotografica. Oltre che non essere da un certo punto estetico troppo professionale, d'altra parte utilizzavo uno zaino che non era adatto, quindi se ci bagnava, se prendeva delle botte, non era rinforzato, faceva tutto affidamento su questa cosa qua. Poi dopo, quando ho preso il 35 mm di Sony, con cui sono andato a Parigi e di cui vi ho parlato in questo video qua nelle schede, allora mi sono reso conto che c'era qualcosa che non andava. Poi dopo, quando sono tornato qua, che magari avevo qualche lavoro, qualche serata così, mi sono reso conto che non potevo girare con il 35, la Sony, il 2470 e il flash e avere solo la macchina fotografica e il 2470 qua dentro e il resto che girava, vagava nello zaino. Cioè nel senso, abbiamo comunque di attrezzatura da centinaia di euro che quindi comunque se prende una botta, se si rompe, se si rovina poi dobbiamo rispendere. Quindi ho detto ok, cerchiamo uno zaino. E lo zaino in questione che mi ha preso subito è questo qua della Manfrotto, il GM3, non so come si chiami, che ha una particolarità per cui l'ho scelto, ovvero che è della Manfrotto. Il costo e il fatto che è della Manfrotto. Il costo è sui 100-120 euro, insomma dipende da quando lo comprate su Amazon. Black Friday secondo me ci saranno un po' di sconti, un po' di cose, vi lascio il link qua in descrizione. E a parte quello, soprattutto è Manfrotto, quindi cosa vuol dire? Che io prendo la mia attrezzatura, che è tutto quello che ho, perché io so che se domani mi si rompe la Sony io devo fare carte false, vendere la mia anima per ricomprarla perché non ho i soldi fisicamente per potermi permettere subito da un giorno con l'altro un cambio di attrezzatura del genere e senza poi guadagnare niente alla Sony perché magari si è rotta. Quindi ho detto lo metto qua che così le robe sono al sicuro, che così le cose sono bene. Ora analizziamo un attimino lo zaino. Lo zaino ha qua dietro tascona magica per il computer, che il mio 13 pollici, MacBook 13 pollici ci sta bene, dovessi prendere un 14 ci starebbe bene, un 16 secondo me non ci sta, cosa un pochino brutta, devi metterlo dentro così. Io per esempio ho un porta Mac, cioè nel senso una di quelle cose in cui lo infili dentro, abbastanza coperta eccetera, qua dentro non entrano tutti e due, però comunque è bello solido qua, cioè si sente che c'è la copertura, poi è imbottito bene, quindi insomma diciamo che mi fido. Poi qua davanti c'è una taschina con tutti gli scompartimenti in cui io infilo il mio iPad mini, l'SSD, l'adattatore USB-C e poi quello che capita, e poi soprattutto super importante c'è la parte centrale che è bella grande perché abbiamo qua dietro una tasca, quindi qua abbiamo una tasca che si apre, che fa le cose, dove io tengo l'SD di riserva,
E poi, che in questo momento sono fuori perché è tutto vuoto, c'è dentro questo qua per rendere lo zaino impermeabile, che non pensavo ci fosse dentro, fantastico. E poi dopo ci sono questi compartimenti con gli strap, in cui io metto dentro la Sony, il 2470, il 35, poi dipende tutto dai lavori, perché non sempre mi porto dentro tutto, però se dovessi portarmi dietro tutto, ci sta tutto. E se me la dovessi studiare in maniera intelligente, mi ci starebbe anche un'alta lente volendo, perché comunque giro con uno scompartimento vuoto. E questa cosa qua è fantastica perché lui costa 100 euro, è compatto, ha un paio di taschine qua laterali che sono sempre carine, che sono sempre belline, che fanno il loro sporco lavoro, è compatto, è impermeabile, c'ha la sacchetta per renderlo impermeabile, c'ha veramente tutto quello di cui c'è bisogno e costa 100 euro. Questa cosa qua è importantissima sia dal punto di vista del prezzo che poi soprattutto dal punto di vista della qualità manfatto costruttiva, nei materiali, nelle piccole cose, nelle cerniere, è essenziale. Ora, il fatto che sia compatto è bello perché comunque non è enorme, io non ho i 7200 da metterci dentro, quindi non me ne faccio niente, anche se l'altro giorno passavo su internet ho trovato un 7200 a 1200 euro, ho detto cazzo, però se mi metto da parte i soldi magari tra 6 mesi me lo compro, però effettivamente non me ne farei assolutamente nulla. Facendo un piccolo recap, lo zaino è compatto, è piccolo, ci sta dentro tutto, perché della mia roba per me ci sta dentro tutto, è stato un acquisto fantastico, è costato poco, però ci sono anche dei contro. Nonostante lo zaino sia studiato bene, sia compatto, sia di materiale incredibile, mi piace, e tutte quelle cose lì che quindi per le mie esigenze è fantastico, c'ha delle criticità. E prima criticità è che cioè, le tasche laterali sono fisse, cioè queste cose qua sono fisse, ok? Non è elastica questa roba qua. E banalmente non mi ci sta la borraccia. Cioè io vado in giro e ho bisogno di bere qualcosa, non mi ci sta la borraccia, sembra una cosa da niente, però tu dici io parto, me lo porto dietro per una giornata in una città, me lo porto dietro per un lavoro che mi occupa tutto il giorno perché sono su un set che non ho la borraccia, io faccio tutto da solo, sono all'inizio, sono piccolo come produzione, cioè non è che ho le persone che si occupano delle robe per me sui set, magari devo scoccare dell'acqua così a caso e mi fa comodo avere una borraccia, quindi non avere la possibilità è un po' così. Già l'ombrello, l'altro giorno sono andato fino su a Brunico per l'inaugurazione di un negozio di cui parleremo, un lavoro di cui parleremo in uno dei prossimi video. Banalmente diluviava e io avevo bisogno di un ombrello perché non è che potevo arrivare dal cliente nel negozio ciombo e dire ah beh, cioè questo qua non è un problema, però io non è che potevo arrivare smerdato, e quindi qua ci stava l'ombrellino, cioè a forza ce l'ho fatto stare, ho spostato gli obiettivi di là, di qua era mezzo vuoto, quindi riusciva, cioè, però troppo compatto, su certe cose troppo compatto, quindi anche lì c'ha i suoi problemi. Poi sicuramente l'aspetto del computer non è una cosa da poco, la tasca del computer qua dietro è un po' troppo, cioè c'è troppo poco spazio secondo me. La possibilità di infilare il computer in una pochettina, in un qualcosa e infilarcelo lì dentro, secondo me è abbastanza importante, e qua la cosa non è garantita, cioè fai fatica proprio a spingerci dentro un computer importante. Poi vabbè, io ho il Mac, non è un problema, però già se avete un mega Windows gigantesco, metterlo qua dentro potrebbe non essere così facile. Poi vabbè, per il resto è ben organizzato, cioè, con 100 euro comprate gli zaini di Ulanzi, di Newware, di coso, perché non scendono sotto i 100 euro, non ci sono zaini che comunque anche la paccottiglia costa 100-120 euro, ma perché? Perché tutti gli zaini costano su quella cosa lì, non troverete uno zaino fotografico a 30 euro, gli zaini fotografici costano tutti quella cosa lì, e quindi il mio consiglio di base è rinunciate a un paio di tasche, perché questo qua laterale di qua invece c'ha solo la tasca, io ci metto dentro le batterie di qua, c'ha solo la tasca per infilarci le cose con la zip, quindi rinunciate al fatto che magari potete portarvi in giro della roba come appunto la borraccia e quelle cose lì, oppure attaccate la borraccia fuori a questi qua che servono di base per il treppiede e portatevi a casa uno zaino del genere. La filosofia che voglio condividere dietro a questo acquisto, perché nessuno mi ha pagato per pagare bene di Manfrotto, e non credo che Manfrotto serva il mio video per essere insomma sponsorizzata e pubblicizzata, ma è la filosofia che ho acquisito in fase d'acquisto. Cioè in fase d'acquisto ho pensato, io ci metto dentro il mio tutto, perché se a me si rompe l'attrezzatura io domani smetto di fare quello che faccio con la fotografia, cioè non vado avanti con la stessa cosa, cioè se a me si spacca tutto domani io sono a piedi, cioè magari tra 2 mesi prendo in qualche modo così, ma io domani nell'immediato sono a piedi.
quindi ho detto devo fare quell'investimento che mi porta a una qualità superiore e a qualcosa di superiore. Dato che per molti di voi che mi seguono è così, cioè che magari non avete 10.000 euro lì sul conto che vabbè se si spacca la testatura ce li buttate dentro e amen, qua non si possono prendere le robe marce perché non è possibile, cioè nel senso volete un bello zaino, prendetevi un bello zaino anche se costa 200 euro, volete il PGI Tech più grande perché avete i 7200, non prendetevi il Lulanzi da 30 litri, prendetevi il PGI Tech da 30 litri o prendetevi il Manfrotto o c'è Peak Design che fa degli zaini pazzeschi. Io ho trovato questo qua della Manfrotto che sappiamo che fa della roba della Madonna, è uno zaino super, ha le cose ben compatte, ben ammortizzate, ben tutto. E quindi è bellissimo, cioè ragazzi io mi sono trovato super bene su questo acquisto. Quindi per concludere questo video veloce, fatto un po' così, con i capelli che non mi si potevano vedere, che ho tenuto sul cappello, eccetera, 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 credo che questo sia abbastanza. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, fatemi sapere voi invece che filosofia avete dietro uno zaino, se magari dite no guarda io ci lancio dentro la roba perché ho bisogno che sia più compatto possibile, giro con la sacchetta delle Scout o sulla sacchetta della Nike, ci butto dentro la macchina fotografica perché viaggio, faccio street, quindi non mi interessa la macchina fotografica come la tatto, eccetera, eccetera. Sono opinioni personali. Scatenate le opinioni e i commenti qua sotto. Noi ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un like, supportatemi, andatevi a vedere i video che ci sono su questo canale perché ci sono dei video interessanti, dei video belli, dei video che costruiscono qualcosa piano piano perché io sto cercando di costruire qualcosa piano piano e non solo prendete questa macchina fotografica qua perché fa le foto più belle. Quindi datemi una mano che io do una mano a voi e ciao a tutti, ci vediamo settimana prossima.